Hi, I'm Sarah from The Upcoming. A real pleasure to be with you here in beautiful Venice. Maybe you could begin with a brief introduction to your film, The Outpost. What can people expect when they watch it? Beh, le persone dovrebbero aspettarsi intanto un bel viaggio, quindi un bel viaggio fuori da sé è sempre una- un arricchimento e poi anche un divertimento, un po' di conoscenze nuove, conoscere una storia nuova che avviene in Brasile, appunto nella foresta, che aiuta un pochettino a entrare nella foresta, ma soprattutto forse è vedere la storia di un gran personaggio che è riuscito a inventarsi un'avventura incredibile che è stata la sua vita, un personaggio le cui istanze coincidevano perfettamente con le urgenze del mondo in cui viviamo e in questo senso è un personaggio che può raccontarci molto del desiderio, perché il suo racconto per me è un racconto sul desiderio e sulla qualità del desiderio, che è quello che determina il mondo in cui viviamo e anche la nostra vita. Perché, perché quello che ci racconta Chris è anche che bisognerebbe iniziare a parlare di cambiamento climatico e questione ambientale in termini di desiderio e non solo di dovere o punizione biblica, perché senza desiderio non c'è nessuna rivoluzione che si può fare, nessun cambiamento. I mean, it's such a unique setting, and your protagonist, Christopher Clark. So, how did this all first come about? What was the first spark of the idea? L'idea originaria del film era molto diversa, era molto giocata e probabilmente alla luce dei fatti molto meno interessante del film che c'è oggi, perché era giocato molto più nell'anticamera dello Star System, no? Però mentre giravo il film Chris è morto. Così ho dovuto riscrivere tutto il film, mettendo la mia persona, quindi la nostra relazione e quindi la mia voce. E questa cosa mi ha permesso poi alla fine anche di, come dire, è stata la continuazione di un percorso di conoscenza, perché anche scrivere la voce, questa voce, che è anche mi faceva porre delle domande che ponendomele insomma mi facevano riflettere e affrontare e entrare sempre più dentro la storia. E l'ha fatto diventare anche più un racconto, un film, una storia d'amicizia. E infine mi ha permesso questo gioco molto interessante, che in fondo poi sta alla base anche di tutti i rapporti umani, per cui nel film di oggi, che abbiamo oggi, io parto sperando di vivere un'avventura riflessa da lui e lui invece e lo trovo che e lui vuole vivere di riflesso la mia avventura e quindi questo è molto monicelliano, insomma. E anche è divertente perché io gli credo perché ho bisogno di credere in qualcosa col mondo che crolla a pezzi. E lui mi usa per continuare a raccontare a se stesso questa storia. During the shooting of it, what was perhaps the most challenging moment? Well, maybe you already answered that bit, but what were some of the more difficult aspects of it? And on the other side, did you have a favorite moment? E la cosa più bella è questo viaggio incredibile che ho fatto all'origine del tempo in Amazzonia, senza dubbio. E trovarmi in un film di avventura, cioè costruire un film di avventura dentro il quale io recitavo. E anche la cosa più incredibile che ho visto è stata come Chris è riuscito per anni e anni a lavorare insieme a questa gente così diversa da lui, no? Il film arriva quando questo rapporto finisce, però per anni è andato in quel modo e quindi Chris ha abbattuto barriere culturali, geografiche di tutti i tipi. And I guess you could say that a lot of the times when you have a film about activism, sometimes we sort of idolize or perhaps have, a rose-tinted view of someone who's kind of an eco-warrior, whereas this presents, maybe a more flawed character. Was that something that was important to you, not to just show, the best version, let's say, of activism? La cosa stupenda di Chris è che essendo una persona molto colta e molto intelligente
era molto consapevole e quindi molto disilluso e molto ironico, e quindi odiava la retorica, e poiché anch'io odio la retorica siamo riusciti a fare un buon film, ma anche pensando appunto a una storia, cioè pensando al cinema, alle narrazioni cinematografiche e quindi il linguaggio cinematografico. In fondo nel mio film l'ambientalismo è il cotè, non è il protagonista. Il protagonista è un grande personaggio e la sua storia drammatica. And in terms of what you hope people will take away, or you think they might take away from watching your film, I mean, it might not be that everyone's going to get Pink Floyd playing a concert in the Amazon rainforest, but there's something inspiring about people who care enough to try. So, you know, even whatever little difference we can make. Quello che sto vedendo in questa giornata, diciamo, è che si sono molto emozionati, hanno pianto addirittura, e però hanno anche riflettuto. E quindi se c'è sia l'emozione che il pensiero è sempre una gran bella cosa. E quello che spero che resti di Chris, che è quello che per me rappresenta Chris in fondo, non è tanto, il concerto è quasi appunto una performance che lui fa con se stesso, no? E questo significa che è importante sognare e vedere, perché il sogno crea movimento e bisogna tornare probabilmente a immaginare possibili nuovi futuri che al momento sembrano usciti dall'orizzonte. E appunto il concerto è solamente un sogno che serve a sfondare la realtà, e la realtà, ed è l'unica cosa che conta veramente, è che la riserva per cui Chris ha lavorato tutta la vita viene fatta. And finally, what does it mean to you to have your film here at Venice Film Festival? And do you already know what you're going to work on next, or you're still thinking about it? Beh, sono venuto tante volte a Venezia con dei film che ho fatto da montatore, però, because I'm an editor. Ma col film mio di regista è tutta un'altra cosa, non lo so, è bellissimo, è fantastico. E poi le giornate degli autori è veramente, non lo so, lo spazio più giusto. E il prossimo progetto, veramente sì, ho scritto un film di fantascienza quasi esclusivamente con immagini d'archivio. È ambientato in un futuro prossimo in cui la memoria è vietata. E quindi tutti i beni memoriali e gli archivi privati e non, e pubblici, vengono sequestrati ma non distrutti, conservati in grandi magazzini in giro per il mondo. E uno di questi è Cinecittà, che conserva le memorie e i sogni del Novecento, no? Del passato. Perché non abbiamo solo il problema dell'ambiente. Secondo me uno dei grandissimi problemi della contemporaneità è la mancanza di rapporto con la storia, e non possiamo sapere chi siamo se non sappiamo chi siamo stati, e non possiamo capire la realtà se non conosciamo la storia banalmente. Well, can't wait for that as well. But back to the present, thank you so much for sharing all that, and really enjoy the rest of the time in Venice. Thanks a lot.